con noi Daria Graziosi e Salvatore Esposito. Eccoci, benvenuti a tutti. Benvenuti a questa puntatissima, un'altra, vero Salvatore? Sì, Puntatissima, una puntata veramente speciale con una interprete veramente molto 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 brava, ma prima facciamo entrare il nostro autore Rosario Paolo Saia. È qui con noi Rosario Paolo Saia. Eccolo! Eccoci, ciao a tutti, anche stasera abbiamo un ospite eccezionale, una bravissima attrice, una bellissima donna, ha lavorato anche lei in Sentieri e ha fatto altro, adesso scopriremo tutti i dettagli perché avrà parecchie cose da raccontarci, quindi rimanete sintonizzati e andiamo avanti con la trasmissione annunciando la scheda e l'ospite, quindi Katell Pleven. Katell Pleven è nata a New York. Nel 1988 ha interpretato il ruolo della dottoressa Stella Stone nel film gotico e di fantascienza Re Juvenetrix. Ha lavorato nella soap opera Così gira il mondo nel ruolo di Jerry Parker. In Italia la ricordiamo in Sentieri per il suo personaggio di Dana Jones. Negli ultimi anni ha gestito una società di importazione da lei fondata chiamata The Vine Collective e ha lavorato come vicepresidente esecutivo per Verity Wines. È qui con noi Katell Pleven. Eccola! Ciao! Ciao a tutti, grazie. First of all, thank you for joining us, quindi prima di tutto grazie mille per essere qui con noi. Oggi ti chiederemo parecchie cose, quindi iniziamo subito. Let's start with our questions. Lovely. Allora, Katell, tu ricordi di aver sostenuto un provino per il personaggio di Dana o per altri ruoli in Sentieri? Do you remember your screen test for Dana or for other roles in Guiding Light? I don't remember exactly the screen test. I do remember the audition process because Sherry Stringfield, who went off to real success, I think in television especially, was being considered for a role, as was there was another role open, the Beth Ehlers role, and I remember being kind of given some options for different parts, and the Beth Raines role, which I think Beth Chamberlain wound up playing in the time that I was there, was a consideration for me. I think my looks might have been kind of along those lines of kind of innocent looking and wholesome, but it wasn't a role. I remember thinking to myself that I don't think I ever voiced it to anybody, because you're just so grateful that you have the opportunity to maybe get on the soap, that I didn't really voice it, but I remember thinking that's not the role for me. The way that Dana Jones had been written into the projection of the arc of that character was going to be a lot sort of spicier, a lot more like I'm trying to remember the name of the Frank Cooper's sister role, kind of more Harley Cooper. Yes, and I remember thinking that's more the kind of role I could play. I wasn't so good at the save me heroine type of role, and I remember thinking, gosh, I don't think I want that. I think I want this Dana Jones. But it had an ill star over that character, unfortunately, and we can talk about that more. I mean, she wasn't sort of fated to do well in that storyline because of some weirdness I think in the press at the time for Procter & Gamble, who was the sponsor, was there. I don't know if you know this, but they had the sickle, and they were sometimes being called devil worshippers, Procter & Gamble.
They were, it was a satanic references to the company. This is what I was told anyway. And the Dana Jones character was initially supposed to be in a cult. She was supposed to, that's why they named her Jones, after Brian Jones, the cult leader. And what had happened was because of that negative press at that time, coinciding with the part being launched, they decided to kill that storyline because they didn't want to be associated with a cult story. And so that's what happened with that. And they called me in really right away and said, sorry, we're gonna kill this story. And usually what we do when we kill a story like this is we just fire the people who are in the story. And so, of course, you're like, oh my gosh, I finally have a 3-year contract with somebody. And I was being told I was going to be, it was going to go away. And I think it probably would have been better if they had just cut it and I could re-audition a couple of years later for something else. But they said, we're going to try to make something interesting for you. But it wound up being kind of a patchwork rather than a real, I think they were looking for ways to make it work, but I don't think it ever really became, much of a project for them. So unfortunately, it was very exciting at the beginning and then became kind of a little bit of a heartbreak for me because it was no longer a story they could pursue. Yeah. So they proposed a 3 years contract, and then what happened? Well, what happens with a 3-year contract on a soap, and like probably all TV, is you're under a 3-year contract as an actor, but they're not really. They can kill that contract at any point. They just have to kind of realize how they want to do it. So you're obligated to them, and as long as they keep you, they're obligated to you, but they do have an out. They don't have to pay you for 3 years. In other words, they can say, okay, bye, let's start again. And you don't want to be difficult or anything like that as an actor either, because you want to be invited back, And I had done 2 soaps with, I had done Guiding Light, and before that I had done As the World Turns. So I didn't want to make enemies with anybody. So I was like saying, okay, whatever you decide to do is fine. It's going to be okay. But it became a little bit derailed. The story became derailed, and that was unfortunate. But, such is life. It's okay. Actors, struggle, and that's kind of... Allora, non ricorda esattamente il provino, ma ricorda il processo delle audizioni, perché anche in quel periodo Sherry Stringfield faceva il provino per Blake. C'erano diverse opzioni per lei, anche per il ruolo di Beth, che poi alla fine è stato affidato a Beth Chamberlain. Si sentiva molto grata per quella opportunità di lavoro, ma nello stesso tempo pensava che quello non era il ruolo adatto a lei. A lei infatti piacevano di più i personaggi più simili alla sorella di Frank, Harley. E purtroppo il suo personaggio era già nato sotto una cattiva stella, infatti la sua storia è stata eliminata anche a causa della Procter & Gamble, che era lo sponsor e che aveva quindi molto potere. Il personaggio di Dana Jones inizialmente avrebbe dovuto essere coinvolta in una setta, quindi collegata a Beth, ecco perché l'avevano chiamata Jones, come il musicista Brian Jones. E le cose negative che la stampa aveva scritto su droga, satanismo, sono state quindi collegate alla sua parte. Per questo hanno deciso di troncare all'improvviso quella storia, perché non volevano essere associati a tutto ciò. Così l'hanno chiamata un giorno per dirle: ci dispiace, ma dovremo eliminare la tua storia. E di solito quando si verifica questo si limitano semplicemente a licenziare le persone coinvolte in quella trama. Le dissero però che avrebbero creato qualcosa di interessante per lei, ma alla fine si è rivelato un patchwork, un miscuglio. Magari hanno cercato diversi modi per farlo funzionare, ma alla fine crede che non ci siano mai riusciti per davvero. All'inizio è stato molto emozionante perché avevano molti progetti per lei, ma poi è diventato un po' come uno stillicidio. La soap opera infatti proponeva dei contratti triennali, ma potevano annullarli in qualsiasi momento, quindi tu sei legato a loro, ma loro no. Possono dire quando vogliono ciao ciao e tu non vuoi rendere le cose difficili o metterti in attrito.
perché come attori speri sempre di essere richiamato di nuovo. Non vuoi farti dei nemici e quindi te la fai andare bene. Speri sempre che tutto vada bene, ma purtroppo la storia ha deragliato e questo è stato un Purtroppo vero sì. peccato. Senti, ma conoscevi oppure già seguivi la soap prima di lavorarci? Did you already know or watch the soap opera before working on it? I think I must have watched it pretty quickly, right as soon as I was being told I could audition, but I wasn't. I was always working, so I wasn't like I didn't have a lot of time to do that in the day. So I wasn't a real I wasn't really knowledgeable about the storylines and things like that. I don't think. No, not before. And I had been working on another soap with the same network, but not that one. So I was busy with that, and that was probably why, And every actor appreciates the job of being on a soap. So, it's not because you don't want to. It's just, you're trying to watch everything that you can, and I wanted to be a movie actor, and I was probably using my watching time for watching film and things like that. Certo, giustamente confessa che non aveva seguito prima di lavorarci, non conosceva bene le storie, quindi le trame, i dettagli della soap opera, anche perché in precedenza lavorava sempre per la stessa soap opera che veniva prodotta dalla stessa rete, quindi aveva infatti anche citato prima la Procter & Gamble, che insomma anche loro avevano ogni tanto prendevano queste scelte, queste decisioni, quindi potevano commettere anche delle stranezze che potevano sembrare così al pubblico, e quindi non aveva seguito bene, confessa, non aveva seguito bene la soap opera Sentieri. E ovviamente il sogno di qualunque attore comunque non è, cioè si inizia comunque con un daytime, ma il sogno di un attore è quello di fare cinema, quindi nel prime time. Certo. Adesso vogliamo ripercorrere con te i momenti principali della vita di Dana Jones con questo video. And now we can show you your story with this short video. Oh, Wow! Time flies, il tempo vola. tempo vola. Sì. Oh my, that's very sweet. It's sort of touching too. Ti sei emozionata? Ti sei emozionata un po'? Sì, un po'. From time lost, time passes fast, it goes so fast. And it was sad for me, that whole experience, because I wanted to be on it, and I was learning a lot. You learn a lot about how to hit your marks. You have to do a lot of work with the camera, and so I was learning a lot, and you're so excited because you're going to be making money doing the thing that you wanted to do, and you feel like you're launching your career. And it was, it was a heartbreaker. But it was, in retrospect, I don't feel
anything but gratitude for the experience. It was wonderful, and it was just a kind of it never really happened. That was the problem. For me, that character never really was able to take off. And not because of any other reason except for this reason that they gave me that I can understand anyway. It was just, that's the way it goes. It's okay. It happens all the time to actors. So. Si è emozionata molto a riguardare quelle scene perché insomma rappresentano dei momenti belli. È stata un'esperienza bella, anche un po' triste, no? Perché lei all'inizio stava iniziando a lavorare e a guadagnare dei soldi per qualcosa che le piaceva fare veramente, quindi lavorare dietro la telecamera, imparare insomma i trucchi del mestiere anche tramite colleghi, era una bella esperienza. E poi purtroppo il sogno, come si dice, si è interrotto e insomma le cose hanno preso una piega diversa e quindi ha cambiato un po' strada, però succede così anche ad altri attori. Senti, il tuo personaggio è stato coinvolto in 3 storie importanti, un aborto a causa del fidanzato, e poi si è spacciata per la finta Beth Reiners, e poi è accusata di essere la fan stalker di Chelsea. E sapevi fin dall'inizio cosa avresti fatto, quali storie avresti interpretato, e magari, non so, venivano anche cambiate nel corso, durante le puntate, durante i mesi? Although your stay was not long one, Dana was involved in 3 different stories. The abortion caused by her boyfriend, Bruce, posing as the fake Beth Rains, and finally the accusation of being Chelsea's fan stalker. Did you know from the beginning what you were going to do, or did the storylines change along the way? Very, very much so did they change along the way. And I think it was their attempt, to the producers and the writers from what I understood, I wasn't in on those meetings, of course, but from what I understood, they said, look, we're going to try to keep you, but we just don't know what we're going to do. And I think they just didn't know the whole time, and they kept trying to figure out a way, to make this work. So I think they did a lot. They, when you're in a contract too, you've got a contract that for a specific number of days per week. And I think my contract was guaranteed for a week, for a day and a half a week. So that means that you can be on 5 and they'll pay you for 5. But if they don't put you on at all, you're still paid for the day and a half, which was decent money. I mean, with the union, the AFTRA at the time, it was just AFTRA, American Federation of Television and Radio Artists, is the union. The agreement was no matter what, whether you're sitting at home or not, you're going to get paid for a day and a half at least a week. So when they told me they had pulled the story of the because she comes in wearing that weird outfit, like kind of the shorts, and that was supposed to be the cult. And then Rick Bauer is supposed to save her from that cult. And when they pulled that story, I stayed home for a couple of weeks, and while they were trying to figure it out, and so I was getting paid, but I wasn't working, and that was them scrambling, I think, to try and figure out what to do. And then they tried to make the story work, but it was a short-term story rather than a long-term, it wasn't a romance that with Rick Bauer that they had thought it would be. And I don't know whether that was because that wasn't a relationship that really seemed to work without that storyline, or if it was a chemistry issue, there was nothing popping or something like that. I don't know, really. I just know that I was in the dark a little bit. I was wanting it to be one thing, but it was something else. So if that makes sense at all, that was really the truth of that situation. Nobody knew what I was supposed to do. Oh, so long ago, but it's really, it's the actor thing that I was saying before, it's kind of
a crapshoot as far as what you get to do. You know, you can be lucky or unlucky. That was just an unlucky break for me. Ok, ricorda che praticamente c'erano stati dei cambiamenti anche in base ai produttori, agli sceneggiatori, quindi che scrivevano le storie, e quindi man mano cercavano di cambiare le storie in base a come poteva andare meglio. Hanno provato infatti all'inizio a metterla, infatti anche io mi ricordavo questa cosa, che avevano provato a metterla in coppia con Rick Bauer, quindi con Michael O'Leary. Stavano sondando il terreno e vedere se poteva esserci un'alchimia tra di loro, no? come coppia piuttosto a lungo termine. Poi invece la storia avevano preso un'altra piega e quindi repentinamente lei si mette con Frank di Coppolis, e quindi cambiano le storie. Quindi è difficile da prevedere, da sapere, perché sono passati parecchi anni e soltanto gli scrittori che avevano pensato e ideato quelle storie, man mano che passavano le settimane, potevano insomma cambiare la direzione. Tiene a precisare che ogni contratto è diverso dall'altro degli attori, quindi lei era pagata per 1 giorno e mezzo a settimana. Poi c'era stata addirittura una pausa dove lei veniva addirittura pagata ma non lavorava, quindi si chiedeva il perché, e nel frattempo appunto stavano pensando a queste nuove storie, e quindi per questo poi avevano preso pieghe diverse. Comunque, nonostante tutto, lei esprime tanta gratitudine, l'aveva detto prima, mi era sfuggita questa cosa, per questa esperienza, per questa opportunità che le era stata offerta. E noi abbiamo un video per te. And now we can watch another video with you. Thank you. Tu chi sei? Dov'è lei? Vado a chiamare la polizia. Dimmi dov'è. Dov'è Beth? Tu eri coinvolta fin dal principio, non è così? No, cioè stavo con lui, ma non sapevo che si fosse messo contro di te e contro il tuo amico. Oh mio Dio. Volevo lasciarlo, ecco perché ero tornata. Però non l'hai fatto, l'hai aiutato fino all'ultimo minuto, non è vero? Temevo ti facesse del male. Mi aveva detto che tutto sarebbe finito se Filippo avesse visto Beth. Sei tu. Lo sapevo, sei tu l'ammiratrice. Avanti, Ray, muoviti. Se non vengo mi spari. Non obbligarmi a farlo. Dammi quella pistola, dai. Zitta! Dammi quella pistola, ho detto non ti crederanno mai. Sei terrorizzata. Wow! What a pity, che peccato. Ma guardando queste scene, tu le ricordi quando le hai registrate? Do you remember watching these scenes, if it was hard to play that scenes? No, I don't remember it being hard. I remember. I mean, I already knew I was going to be, leaving the show, and so I had processed that already. But I don't recall that being difficult. And I also, that's not the end, right? Dana lived on. She died in the hospital, right, of the heart attack, as she comes to pull the plug. The Ray Rooney character, Alison Dockery played. No, that was actually kind of fun, because that was the hardest part, was not having something solid that it was really well thought out to do.
whenever there was something very thought out, which was even the the termination of the character, it at least was written in a way that was very easy you could play it. Playing that stuff was fun. It wasn't hard. It was finally, I am doing something that's 100% clear, and I know how to do that. It was being unsure. It was the unsure part that was the hard part. And this was a very clear, you're going to fight and then you're going to die. It's great. That wasn't hard. No. Yeah. Does that make sense? I hope. No, dice che era comunque all'inizio della carriera, quindi sapeva le scene che avrebbe dovuto girare, sapeva insomma come sarebbero andate le storie, e stranamente non è stato difficile, non ha trovato difficoltà a girare quelle scene lì. E ricorda appunto che il suo personaggio era morta alla fine perché era stata ferita lì nella scena che abbiamo visto, ma poi muore in ospedale, proprio perché il personaggio, quello cattivo insomma di Ray Rooney, era andata lì per staccare la presa e in realtà la spina del respiratore, e invece Dana apre gli occhi, la vede, quindi muore alla fine per un arresto cardiaco. E quindi sì, alla fine era andata così. Sapeva insomma che avrebbe cercato di combattere, ma che alla fine sarebbe morta, e quindi doveva andare a finire così. Senti, con quali colleghi ti sei trovata meglio a lavorare? And which colleagues did you get on better with? Yeah. Everybody was lovely. Alison Doherty, who played Ray Rooney, was I remember probably somebody I had the closest relationship with. When you're working, it takes time to get those relationships. And since my character had that kind of false start, we hadn't developed, you get close with the people that you're working closest with. What I remember and recall was that Frank Dicopoulos was always a gentleman and a very nice guy. We weren't friends or anything like that, but he was always very kind to me in terms of helping. He was more experienced than I was, and he was also, I was going through some things. I was going through the fact that I wasn't going to be working there anymore, and it was sort of never became what I wanted it to become. And I think he was sensitive to that. At least he seemed very sympathetic or kind. And there was one day I remember my mother had a lot of brothers, and I was close to my uncles, but closest to her younger brother Patrick. And one day, Patrick was killed in a car accident while I was shooting a scene with Frank. And I was close to my uncle, so I was very upset by that. But I was trying to memorize these lines and still perform. And I remember there was one line, and I was supposed to spin around and say to him, "You're twisting everything around." And it was a lot of dialogue. And so it was a lot of back and forth in an argument. And I kept turning around and I kept forgetting the line. And Frank just went like this. As soon as I turned around for like the fifth time, he just went like this with his hands. He couldn't be seen on camera, so he was off camera, and he went like this, and I knew what the line was. And I thought that was very sweet of him. And everybody was professional and very kind. So there was never any non-friendships. It was just never developed into a kind of trajectory where you were working enough that you could have developed those relationships. But the people that I worked with, I was close. I had really nice friendships with, even though they were short. Alison Doherty was one of them, because she and I worked together. And I think we're still friends on Facebook. I don't know what she's doing anymore, but she was lovely. She was a good actress too.
Yeah. Sì, ricorda che innanzitutto, vabbè, erano tutti carini e gentili, e in particolare ricorda appunto l'attrice Alison Doherty che interpretava appunto Ray, quella che alla fine la fa fuori, e come una ragazza molto carina, una brava attrice. E tra questi ricorda anche ovviamente il suo partner, quindi Frank Dicopoulos, che è stato, come dice, un vero gentleman, veramente molto gentile, molto comprensivo, e l'ha aiutata tantissimo. Soprattutto ricorda un episodio, in quel periodo sua madre aveva parecchi fratelli, e uno di questi, lo zio Patrick, aveva avuto un incidente e insomma era venuto a mancare tramite quell'incidente d'auto, quindi lei quel giorno lì doveva andare al lavoro, era parecchio turbata, scossa da quella notizia, e aveva parecchio dialogo, quindi parecchie linee da righe da imparare a memoria per quella scena lì, e ogni volta commetteva l'errore, e grazie a Frank dopo la quinta volta è riuscito insomma a finire la scena, perché insomma lui è stato gentilissimo, comprensivo, e ha cercato sempre di venirle incontro e di farla stare a suo agio. Quindi tutti professionali, tutti bravissimi, e un po' ricordare insomma solo questo del cast. E a proposito di colleghi, guardiamo questo video e ti consiglio di guardare attentamente la parte finale. Okay, and by the way, your colleagues, watch this video and be careful with the final part, with the end of this video. Okay. Hi Katell, it's Frank Dicopoulos. It's been a very, very long time since Frank and Dana were together on Guiding Light, or should I say Sentieri. I hope you're doing well, looks like you're doing well, and I wish you nothing but the best of luck, health, and happiness, and I'd also like to say hello to all my Italian friends and family. Ciao! Surprise! Oh, that's so sweet. He's a gentleman. He's a gentleman. Yeah, right. At the end of that scene, he said, "Okay, enough," and he put the sheet over us and said, "Okay, stop." You shot a sexy scene before, no? You were almost a stripper in that scene. I know, right? That was pretty racy. È stata una scena molto, diciamo, forte, no? All'epoca, per un daytime che iniziava con uno spogliarello, una scena Certo. di fuoco, era un po' particolare. Ringraziamo ancora Frank Dicopoulos, che è stato molto carino a mandare questo video. Tanto. Come gli abbiamo chiesto. It's very cute. Dimenticavo prima di Alison Doherty, diceva appunto che a parte essere una brava ragazza, una brava attrice, sono rimasta in contatto su Facebook, quindi non sa molto, non sa tutti i dettagli, però sì, sono rimasta in contatto lì, e quindi insomma questa è una bella cosa in questi Bella. Il tuo personaggio funzionava bene. Come hai appreso la notizia quando ti hanno detto che l'avrebbero fatto morire?
Your character was cute and worked well. How did you react about the news when they told you they were going to let Dinah die? Oh, it's terrible. It's acting is so hard. They say 95% of people in your union, Screen Actors and AFTRA have combined now, but 95% of them are unemployed at any given time. And I know a couple of movie stars, and I know that's true. There's a lot of waiting for work. And so when you're about to take off and then you've told your plane has to re-land, it's tough. I think right after that time, I went to Los Angeles for the months that they do the casting for the spring, the springtime, which is when they do the casting for new shows. And so I had left, I think, the months after that, after I'd left the show. Right after that, I think I got married, and then I went to LA for about 3 months to try and work during what they call pilot season. And after that, I came back and I was cured. I was done. I was finished with the acting business, and it's because it's a heartbreaker, and it was hard. Yeah, sad but true. You got to be very lucky. You got to be Sherry Stringfield, or even I'm trying to remember. Michelle Forbes was in a scene with me on Guiding Light, and she said, I remember her saying, like, if this doesn't work, I'm done. And then she went off to do, a lot of work. But you're very close to the edge all the time as an actor. It's really tough. Yeah, right. Ovviamente la decisione, insomma, la notizia non l'ha presa bene, è stata, come era prevedibile, una notizia terribile, e sottolinea, insomma, tiene a precisare che recitare non è facile, anzi è parecchio difficile, e il 95% dei sindacati, insomma, che si occupano degli attori conoscono la maggior parte quelli cinematografici, mentre la maggior parte sono quelli che non hanno un lavoro fisso, e quindi si pensa sempre, no, a quelli delle star del cinema, e invece, insomma, ce ne sono parecchi che cercano, appunto, che fanno fatica per sbarcare il lunario. E quando stai, appunto, la tua carriera, stai cercando, no, di farla decollare, poi invece vedi che deve atterrare il tuo aereo, e allora è dura. Provò anche ad andare a Los Angeles perché ricorda, appunto, che facevano dei casting all'inizio durante la primavera, e lì, insomma, in quel periodo fanno dei casting, dei provini, delle audizioni per dei nuovi progetti, per i nuovi show. E poi invece ricorda di essersi sposata poco dopo, e quindi ha provato insomma, nei 3 mesi successivi per partecipare a qualche episodio pilota, a qualche insomma, programma che veniva girato in quel periodo. Ma poi invece è tornata a casa, e quindi, insomma, è stata come si dice, un po' una notizia, insomma, che le aveva spezzato il cuore. È triste, ma è così. Ricorda anche in Guiding Light aveva avuto delle scene sia con Sherry Stringfield, quindi Blake, e anche con Michelle Forbes, che aveva interpretato, appunto, il doppio ruolo delle gemelle Sonia e Solita Carrera, e lei diceva, appunto, così, le aveva detto questa frase, dice: ricorda che se non funziona così il personaggio vuol dire che doveva cambiare, quindi che è finito. E quindi lei, appunto, poi era andata a Los Angeles, e, insomma, e aveva iniziato una nuova carriera lì. Quindi purtroppo, come dire, è così, non è facile per gli attori andare avanti. Assolutamente. Bene, adesso abbiamo il nostro regista Marcello Marino che vuole farti una domanda. È qui con noi Marcello Marino.
Ciao Katell. Eccolo il nostro Marci. Benvenuta, grazie per aver accettato l'invito. Thank you for accepting our invitation. Ho una domanda per te. Volevo sapere se dopo che hai lasciato il cast hai mai guardato qualche puntata di Sentieri e se ti sarebbe piaciuto ritornare per interpretare un nuovo personaggio, un personaggio diverso da Dana. Have you ever watched Guiding Light after leaving the soap opera, and did you wish you were back in the cast playing a new character? I didn't really think about it like that, but I guess if I didn't watch, no. But again, I think that was probably more schedule than anything else. I remember watching Sherry Stringfield's career and being really, that was pretty wonderful what she got to do. And I remember thinking that would have been really lovely, to have had that opportunity to continue working. I don't think I thought of it though, like, oh, I wish I was in that character. I think I thought I probably should have picked a different character to shoot for, something that was more grounded in the families, because if you're a Bauer, you're not going to go anywhere. If you're Spalding, you're not going to go anywhere. And I was sort of a loose character in that I wasn't related to the families yet. So I probably, if I'd wanted to, I should have get to one of the family members, a part as one of the family members. But I had to play to my personality, which was a little less, like I say, more spark. I had a more spunk. I wanted that kind of character, and that wasn't the characters that were available at that time. If that makes sense at all. Ok, no, non ha ovviamente seguito, vabbè, anche era comprensibile, visto come era finita, non ha seguito le vicende di Sentieri, però ha seguito con parecchio interesse la carriera di Sherry Stringfield, che insomma aveva incontrato lì sul set, e quindi è stato parecchio interessante insomma vedere, seguire come la sua carriera andava avanti e insomma questa opportunità che aveva avuto. Per quanto riguarda invece un personaggio nuovo ed eventuale, lei pensa, insomma, avrebbe potuto scegliere qualche personaggio più radicato alle storie, facendo parte di un membro di una delle famiglie più importanti, come ad esempio gli Spalding o i Bauer, quindi non un personaggio così sciolto come era un po' il suo, ma imparentato insomma con delle famiglie insomma importanti della città. Però insomma è stata comunque anche un'esperienza, perché doveva giocare con la sua personalità e quindi ha cercato di dimostrare quello che più poteva. Però appunto il personaggio disponibile era quello, e quindi non sempre si può scegliere, anzi insomma si viene scelti per questi ruoli, e quindi era andata così. Allora, ora abbiamo un video per te. Io vorrei, prima di lanciarlo, dire che tutti i video sono realizzati dal nostro Marcello. Tutti. Daria says that there is another video for you, and she's telling that all the videos are made by our director Marcello. That's wonderful. I was wondering, where do you get them? They're fabulously strung together. Dice che sono favolosi, è veramente molto emozionante guardarli uno dietro l'altro. Yeah. Vediamo. Questo video, diciamo, è un video che non si è mai visto in Italia, è un video proprio americano e ha una cosa in particolare. It is a video we never watched in Italy, and there is something in peculiar. Maybe. Oh. Let's see.
also in the opening of the Guiding Light. Oh, what? I got No. Questa ovviamente era la sigla americana di Guiding Light di Sentieri e compariva all'inizio tra i primissimi personaggi anche Dana, perché appunto all'epoca insomma riscuoteva successo e l'avevano messa lì, insomma non era da tutti far parte dei personaggi principali della soap opera, nella sigla. Ecco, allora prima di Sentieri tu hai lavorato anche nella soap Così gira il mondo. Che ricordi hai di questa produzione? Before Guiding Light, you also worked in As the World Turns. What do you remember about that soap opera? I remember there were some very good actors in that too. And I was a police officer, a lieutenant, I think. And I had very long hair. And I remember having to, turn with the hair down and the gun and, it would get in your face. And I was thinking that's not a very good idea for a police officer to have her hair down because you're going to miss on the gun. You're not going to. But it was, I do remember also being impressed with how to work on the stage, on the set. Because it's not like a theater where you're learning in school, with a kind of, you go off stage and you come on stage. There, the camera has a view of the stage and you could be off camera here and on camera here. So you had to really learn how to move and how to talk to, for instance, if you were talking to two people, you kind of had to talk to this person, and then if you were going to move to that camera, you had to move towards that person and then turn. And I remember learning that on that show. It was about, for me, it was about being around all these professional people who were kind of teaching me at the same time as the character development that you were working on personally, how to be able to hit your marks properly and get your job done, which was your lines and your camera shots. And that was really important for me. That's what I remember. I remember the people that I worked with were very, very, very professional and very good and funny. I remember they were also very funny. Allora, di Così gira il mondo, che è andata anche per un po' in onda in Italia, noi non è andato in onda in quel periodo che era più o meno il 1988, ricordo appunto che era una buona produzione e che c'erano dei bravi attori, dei professionisti. Lei interpretava un agente di polizia, un tenente, e aveva questi capelli un po' lunghi e quindi girava con i capelli sciolti e la pistola, e quindi non era proprio comodissimo quando doveva girare delle scene un po' movimentate, e aveva sempre questi capelli in faccia che le davano un po' fastidio, quindi non era proprio un'idea molto comoda, insomma, diciamo geniale. E ricorda di essere rimasta comunque colpita da come lavoravano i colleghi, sembrava veramente di stare più su un palco, no? Su un palcoscenico, più che su un set, quindi come se a teatro, e si lavorava, e lei lavorava e nel frattempo imparava come se fosse a scuola, e quindi è un po' così, no? Lavori praticamente, fai un po' di questo training, no? Di questo addestramento, di questa insomma scuola proprio sul posto. E anche la telecamera era parecchio particolare, perché c'erano più telecamere, e quindi quando uno deve imparare anche a sapersi muovere davanti alle telecamere, se ad esempio stava parlando con due persone, doveva capire insomma come spostarsi verso quella telecamera, e per evitare insomma di creare problemi all'altra persona quando si poteva girare. E quindi ricorda di aver imparato tutti questi trucchetti durante lo show mentre giravano, e aveva, insomma, è stata una bella esperienza, perché alla fine insomma aveva imparato molte cose, molti dettagli, trucchi sulle inquadrature, sulle sue battute, sulle telecamere, quindi tutti questi segreti del mestiere. Quindi è stato molto divertente, e brave persone, ricorda tutto con molto affetto.
E guardiamoci assieme una scena tratta appunto dalla soap Così gira il mondo. And we find a scene, I think the first scene with you. The Emmy Award winner, As the World Turns. Margot Hughes, Al Munson, I'd like you to meet Geraldine Parker. Make it Jerry. How you doing? How you doing? Hi, I know you. You were from Vice. Ah, not anymore. She put in for a transfer, so I'm assigning her here to work with a couple of real pros. Hey, don't look surprised. I think Parker's going to work out pretty good. Well, welcome aboard. Thanks. Yeah, glad to have you with us. Why did you transfer from Vice? No cop with a brain in her head wants to put on a miniskirt and walk the streets of Oakdale in the dead of winter. She's got a point. Summer, for that matter. Wow, I haven't seen that ever, maybe. Jerry Parker, the channel. Oh, you guys, thank you. That was very sweet. La ringrazio, è stato bello rivedere questo momento. E adesso c'è la tua domanda, anche tu, no? Ci tenevi a farle una domanda, Ross. Rosario. Quindi, per quanto riguarda, lei ha fatto anche cinema, quindi ha anche lavorato nel film Rejuvenatrix. Puoi raccontarci qualcosa di quell'esperienza? You also worked in the movie Rejuvenatrix. What can you tell us about that experience? That was a really great experience. It was we filmed it in a lot of it in an abandoned hospital, or part of a hospital that had been abandoned. I think it was an old tuberculosis hospital in Staten Island, and I lived in Brooklyn at the time, and so it was, it was in my town, so I could go home, I could sleep in my own bed at night. But we were all young actors, and we were trying to make. I just remember laughing a lot and having such a good time with, especially John McKay, who was my co-star. He was a doctor. I was his assistant, but also a doctor, and we had some fun lines. We had to. There was. It was a youth serum that he had invented, and he had to get it from brains. He wanted to synthesize it and make it synthetically. And so his line was always, we have to find a way to synthesize the serum, which is kind of a funny thing to say. So we said that line a lot because it was part of the script. So I just remember laughing a lot, and everybody was very, very professional, very good. I think Martin Donovan had a little teeny part in that movie. He's probably the most famous of everybody who was in that movie, except for Vivian Lanko, and his wife was the woman who becomes young again. I liked everything about that. I had such a good time, and we had a good time together making it, and Sony was producing it, I think, and they would, it would sort of be right to video. And I remember walking out of work one night in Times Square and looking up and seeing it was playing in a movie theater. And we, of course, my husband and I and some friends went to the midnight show, I think it was. It's this close to being a cult classic. I don't think it ever made to cult classic status, but that was close. It was a wonderful experience. Allora, ripensando a quel film, la ricorda davvero come un'esperienza bella, particolare, perché l'avevano girato la maggior parte del tempo all'interno di un ospedale abbandonato. Pensa che si trattasse di un vecchio ospedale abbandonato a causa della tubercolosi a Staten Island. All'epoca viveva a Brooklyn e quindi ricordava una storia del genere, era la sua città, quindi ricordava un po' questi dettagli, ma ricordava anche che poteva tornare a casa, quindi ritornava a dormire nel letto durante la notte, e poi il giorno dopo si ripresentava a lavorare,
e ricorda un ottimo cast di quel film, ricorda anche John McKay, right? Era il suo co-star, quindi il suo co-protagonista, era il suo assistente anche medico, e spesso scambiavano delle battute divertenti. Ricorda anche all'interno del film che c'era questo siero giovanile, no? che aveva inventato lui, e che avevano bisogno insomma di perfezionarlo, quindi di sintetizzarlo e appunto di perfezionarlo. E più o meno insomma è andata così, ricorda questi dettagli e di aver riso veramente tanto, ma proprio tanto, e di essersi trovata benissimo. E pensa anche che ci fosse Martin Donovan, right? Yes. Martin Donovan aveva avuto anche una piccola parte in quel film. E quindi era insomma la storia un po' particolare, stiamo parlando insomma di un film di fantascienza, e quindi la donna insomma che ringiovaniva, e Rejuvenatrix appunto era il titolo, e lo stava realizzando la Sony, no? Lo stava producendo, e quindi ricorda insomma questi dettagli, perché una volta a Times Square, dove ci sono appunto quella piazza con tutte le luci e le immagini, aveva alzato lo sguardo e aveva visto che veniva proiettato al cinema, e quindi insomma è stato un bel ricordo. E allora il nostro Marcello poteva far mancare un video? Eccolo qua. Wow. That was fabulous. That's so funny. I loved it every minute, even when the head came off. Ha durato un minuto di quel film. Una delle tue passioni sicuramente è recitare, però hai qualche altro hobby, qualche altra passione in generale? One of your passions is acting. Do you have other passions or hobbies in your spare time? Absolutely. I started, and this might sort of answer another question you might have, but I started becoming very interested in business and wanted to begin a business. And I thought I thought I might do something in the food and restaurant business. But I quickly learned, and I went back to school for hotel and restaurant management. I was already involved in the hospitality industry, but I went back to school and culinary school, and I realized it's very difficult to open a restaurant simply because you need a lot of cash before you open it. Even before you've made any money, you need to bring a lot of money. So I think I mean, aside from many, kind of hobby, passion type of things, I wanted to be a successful business person, and I worked on doing that. And that was really, how I spent the next part of my life was in business. Ok, ovviamente sì, a parte a recitare, ha altre passioni, altri hobby, ma soprattutto tiene a precisare che ha iniziato ad avviare a tempo pieno delle imprese, quindi ha pensato che poteva mettersi in gioco aprendo queste, come dire, nel settore della ristorazione, e ha lavorato sodo per questo e ha imparato velocemente, è tornata a scuola, quindi alla scuola alberghiera, e si è insomma approfondito meglio, ha studiato per insomma meglio in quel campo, quindi utensileria, cucina,
e si è resa conto che non è così facile aprire un ristorante, perché hai bisogno sia di molti soldi all'inizio per appunto per avviare l'attività, ma soprattutto devi guadagnare anche tanti soldi per poter stare in piedi, per poter stare a galla. Quindi ha unito un po' questa passione, questo hobby, e voleva fare appunto anche l'imprenditrice per questo, e quindi è riuscita anche come cercano di fare, no, gli uomini di successo, ad avviare queste attività che insomma non è facile portare avanti. Negli ultimi anni hai fondato la Wine Collective. Ci puoi raccontare com'è nata, non so, come si è sviluppata, ecco. In the recent years, you have founded the Wine Collective. Can you tell us a little more about your new business? Yes, sure. So once I realized, opening a restaurant would cost a lot of money before you'd made money, I thought I had spent a lot of time studying wine with the Master of Wine program in London. It's called the Wine and Spirit Education Trust, and it's, I don't know, you have a few masters of wine in Italy, of course, but there's very few all over the world who have really, there's two sort of tracks to go. You could become a sommelier, a master sommelier, which is more service oriented, or you could become a master of wine, which is more maybe cerebral, if nothing else. And I have a very close friend who's a writer in Italy for all things Italian, wine-wise. His name is Walter Speller, and he was very helpful for me in finding some wonderful wines from Italy, and I became an importer mostly of Italian wine that I would buy from Italy and then bring to United States in containers. You bring it over the water and then you'd sell it to your restaurants and stores and other wholesalers around the country. And I did that for many, many years. I sold that company in 2018 and became an executive of the company that I'd sold it to. They unfortunately went under during the pandemic, and I had already left the company before the pandemic sort of did them in. But so I'd left that business, but I'm still involved in the wine business, in that I'm interested in and working on developing brands from Italy with Walter to bring to the United States and sell to other wholesalers. I just don't want to be a wholesaler anymore. It's a challenging job in that you have to hold on to a lot of inventory, and that can be very tiring and expensive. Ok, ricorda che una volta che aveva capito che non era proprio semplicissimo aprire un ristorante, perché costava un bel po' di soldi e insomma ci voleva anche tempo per guadagnare il resto, aveva pensato di studiare per approfondire lo studio dei vini, e quindi aveva fatto questo corso di sommelier, aveva seguito questo programma, questo master a Londra, che si chiamava Wine and Spirit Education Trust, e quindi si è appassionata di vini italiani. Quindi ce ne sono veramente tanti, e quindi bisogna veramente studiare sodo per riconoscerli. Non è semplicissimo diventare un sommelier, come sappiamo, e per questo ricorda anche il suo amico che si chiama Walter. È italiano? No, he's Dutch, but he lives in Padova and London. Okay. Allora, il suo amico Walter è olandese, ma vive a Padova, e quindi grazie a lui è stato molto utile per trovare dei vini meravigliosi in Italia, e lei quindi è diventata, fa un po' di import-export con questi vini italiani, e quindi spesso li compra dall'Italia per portarli negli Stati Uniti. Quindi ristoranti, negozi, grossisti, tutto il paese insomma
ha gestito insomma parecchi settori e ha dovuto purtroppo vendere quella società nel 2018. È diventato quindi un dirigente dell'azienda e ma purtroppo insomma con la pandemia poi c'erano stati insomma dei problemi, tutti hanno accusato dei problemi durante la pandemia, quindi ha colpito parecchie società. Però è ancora rimasta coinvolta in questo business del vino e che le interessa e sta continuando a lavorare allo sviluppo dei marchi appunto dall'Italia, grazie appunto a questo suo amico Walter, e riesce appunto a portare questi vini negli Stati Uniti e venderli sempre ad altri due grossisti. E quindi insomma è un lavoro impegnativo, faticoso, stancante, però almeno le dà delle soddisfazioni. Ma quindi sei venuta anche in Italia? Noi sappiamo anche, insomma, che hai amici, no? We know that you have many Italian friends. Have you ever been to our country, or would you like to come back in the future? I can tell you that I want to be in Italy so badly I can taste it, and and I haven't been not because of just wine, but because I've been busy with some new projects. But my plan is to be there in early 2024. I was there at least once a year, if not more, for a very long time, and traveled all over the country and love every single inch of Italy. The only place I haven't been is Sardinia, because I've just never gotten there, but I've really been an extensive traveler, and now I've had some friends come and stay with me since the pandemic's been over, from Italy, but I have to get back there in early next year. I can't wait. So the place where you have never been is Sardinia, right? That's the only So you went to Sicily as well, our island. I've been. Were born in Sicily. Yes, absolutely. Several times. I've driven across Sicily. I've been in Erice to Catania. Everywhere. Catania is my hometown. Oh, Catania is beautiful. Do you know the wines Val Sarasa, the Etna producer? No, unfortunately not, but I can I can improve my... Yes. Well, no. I mean, there's so much wonderful wine. I remember saying to Marika Bonomo, who's the friend of mine in the north, it's a big country, right? You can't necessarily know it so well, but there's even more wine than there is, appellations. And it's so hard to have tasted them all. But so you already know Rome, Naples. Absolutely, I adore every inch. And Rome, I think I have a friend who's lived there, who's American, and I just am so jealous. I would love to live there. I have a cousin who's Roman who lives in Rome. Okay, nice. Yes. Ok, allora grazie insomma a questo nuovo lavoro, insomma a questo suo attuale lavoro, ha parecchie opportunità di venire in Italia, appunto tramite il commercio dei vini italiani. Vorrebbe ritornare all'inizio dell'anno prossimo, del 2024. Ha girato parecchio appunto in Italia, come già abbiamo capito, ha visitato le principali città. Un posto ancora dove insomma non è ancora stata, che le manca, è l'isola della Sardegna, e è stata in Sicilia, le è piaciuta parecchio, quindi Erice, che è insomma vicino insomma dalla parte di Palermo, ma anche Catania, quindi insomma la conosce parecchio, e quindi bene, conosce insomma i vini, insomma anche il cibo, e quindi è parecchio insomma soddisfatta e affezionata. Ha parecchi amici dislocati in tutta la nostra penisola, e quindi quando può torna insomma a trovarli, cerca di venire una volta all'anno, e anche dei cugini che vivono a Roma, quindi insomma quindi next time we're waiting for you to share a glass of wine, quindi la prossima volta dobbiamo insomma condividere un bicchiere di vino con lei. That sounds so nice.
noi ti strappiamo questa promessa che quando ritornerai ci dobbiamo vedere, ci dobbiamo incontrare assolutamente. Okay, next time you promise that we have to meet and greet, with in Rome or in another place. In Palermo. Palermo. I would love that. Benissimo. Io credo che siamo forse arrivati alla fine di questa chiacchierata, ragazzi. Sì. Con grande dispiacere. Sì, siamo arrivati alla fine. We are at the end of this lovely chat with you. So, vorrei ringraziare innanzitutto, a parte Frank Dicopoulos, che è stato carinissimo per il video, volevo anche ringraziare, ricordare l'attrice, la doppiatrice che ha prestato la voce a Katell, quindi a Dana in Sentieri, che è l'attrice Marina Massironi. Purtroppo non siamo riusciti a localizzarla, però è un'attrice bravissima, che lei aveva iniziato a muovere i primi passi, no? Come voice actor, come doppiatrice a fine anni 80, inizi 90, e poi ha iniziato a lavorare nel cinema comico, e quindi insomma è molto brava e molto famosa in Italia, quindi la ricordiamo per chi non se lo ricordasse, appunto. Assolutamente, ma prima di lasciarci ricordiamo sempre a tutti i nostri amici, le nostre amiche, i nostri social, Facebook, Twitter e Instagram di Sentieri Online, Mi Amor TV e The Live House, ed iscrivervi ai nostri canali YouTube Sentieri Online e Mi Amor TV e The Live House. Katell, grazie per questa bellissima chiacchierata. E noi ci vediamo alla prossima puntata, come diciamo sempre, ragazzi, con mucha allegria, sempre mucha allegria. Ciao Katell! Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Vi abbiamo presentato Sentieri Guiding Light, Soap Talk, un programma a cura di Sentieri Online, Mi Amor TV e Mass Media Comunicazione. Ha partecipato Katell Pleven. Hanno presentato Daria Graziosi, Salvatore Esposito e Rosario Paolo Saia. Musiche di Eugenia Marino. Supervisione e regia Marcello Marino. Si ringraziano Frank Dicopoulos, Sante Cossentino e Max Di Benedetto. Video disponibile su YouTube nel canale Sentieri Online.